Potenzialmente in letteratura potenzialmente sì, le applicazioni sono diversissime. Si va, comprende tutte le applicazioni. Lei aveva questa R moscia che gli dava una... Su West Rest in Peace. Sì, stavo in ambulanza in via Giovanni Pascoli a Garlasco. A Garlasco? Sì, Via Giovanni Pascoli al numero? 29, la via senza uscita, la trovo subito. Come? È la via senza uscita, mi sembra il 29, non ne sono sicuro. Ma cosa succede? E credo che abbiamo ucciso una persona, ma non sono sicuro, forse è viva. Ma in che senso? Cioè, cosa è successo? Lei cosa vede? E adesso sono andato ai carabinieri, c'è sangue dappertutto, lei è sdraiata per terra. In strada o in casa? No, in casa. Sì, ma è una sua parente, eh? No, è la mia fidanzata. Quanti anni ha questa persona? 26. Ma lei è in casa adesso? No, sono al caserma, sono appena arrivato, adesso vi dico cosa è successo. Mi rendo conto che non ho fatto nulla, questa è l'unica cosa che mi rendo conto, sono a posto con la mia coscienza, sono a posto con Chiara, lei lo sa che non sono stato io, Lei sì. Chiara lo sa benissimo che non sono stato io, lo sa anche chi è stato, perché è stato lui e non io, non so che altro dire, questo è quello che posso dire a quello che c'è scritto su questo foglio, non sono stato io, non sono stato io.
che indossava Alberto Stasi. Cedo la parola a lei in modo che possa spiegare come è arrivato alle sue conclusioni e daremo modo a chi ci sta seguendo di vedere tutti i passaggi a schermo, oltre ovviamente a potersi scaricare il PDF che troverete come sempre in un link in descrizione. A lei la parola, professore. L'inizio serve a inquadrare la necessità e urgenza di questa piccola indagine, nel senso che, come è stato appena detto giustamente, la mancata identificazione di questa impronta è una delle ragioni più serie e più gravi che poi hanno portato alle conclusioni che conosciamo riguardo ad Alberto Stasi e al suo processo. Quindi non è un elemento marginale, non è un elemento che può essere tralasciato in maniera non attenta, insomma bisogna attenzionarlo come dicono nei parti specializzati e con la massima attenzione. Il lavoro naturalmente ha un debito assoluto con l'opera di Luigi Grimaldi, il quale per primo ha posto l'attenzione su questa strana immagine che si vedeva in una delle fotografie, peraltro immagine del pavimento che è collocato in un punto strategico, cioè nel punto appena prospiciente la famosa porta di accesso alle scale, per cui io ho utilizzato l'immagine, naturalmente copriva un campo un po' più ampio e con questo effetto prospettico molto accentuato, e quindi è stato possibile isolare abbastanza il dettaglio, e da qui tutta la serie di passaggi successivi. L'altro componente fondamentale è quello delle scarpe di Stasi, anch'esse sono state fotografate nelle maniere più varie. Una delle fotografie migliori che ho reperito e che non è stata da me in alcun modo manipolata è questa immagine che si trova nella seconda slide della ricerca, e naturalmente alla nostra attenzione è il dettaglio di questa curiosa forma cosiddetta a V della scarpa. Il primo passaggio: acquisita l'immagine, raddrizzarla, no? È sufficiente. Quello del sentimento popolare, dell'opinione pubblica, della spettacolarizzazione e degli effetti perversi del processo mediatico. La gente comune, in vicende come questa, ragiona di pancia, e se la Corte avesse annullato la sentenza di condanna, quale sarebbe stata la reazione? Ma come funziona questa giustizia? La prima volta Stasi è arrivato in Cassazione come innocente e non andava bene. Poi ci è ritornato come colpevole e neanche va bene. Ma cosa vuole questa Cassazione? Questo le spiega perché è fondamentale la premessa dell'acquisitoria. In Cassazione non si giudicano imputati, ma sentenze. L'espressione oltre ogni ragionevole dubbio non è un freddo tecnicismo moderno, ma affonda le sue radici storiche ed etiche nel millenario principio dell'indubbio pro reo custodito nel digesto di Giustiniano. Sentire sulle proprie spalle il peso di una tradizione giuridica così antica e nobile, mossa dal sacro timore di condannare un innocente, come è orientato il suo cammino? Ma questa per la verità è una domanda che andrebbe fatta al giudice di merito. Come ho già precisato, io ho tentato semplicemente di chiarire quale ritengo che sia il compito del giudice di legittimità, e ho cercato di fornire il mio contributo, quello che cioè è richiesto al PG. Se tra 10, 20 o 100 anni i libri di diritto dovessero citare, molto probabilmente citeranno il caso Carlasco, quale insegnamento spera che ne traggano i magistrati o gli investigatori? Quale insegnamento? Ma direi la necessità